145 metri. Questa è la distanza a cui si tira nel Gukgung, letteralmente arco nazionale, cioè la disciplina di tiro con l'arco tradizionale coreano. Ma com'è possibile colpire con precisione un bersaglio così lontano con un arco tradizionale, senza mirini, stabilizzatori o supporti esterni? E come si è sviluppata questa disciplina? In questo video esploreremo la storia e la tradizione del Gukgung e vi farò vedere come è possibile praticarlo anche in Italia, anche se non si ha accesso a un campo da 145 metri. Molti di voi avranno probabilmente sentito parlare del dominio assoluto della Corea del Sud nell'arco olimpico. Solo alle ultime Olimpiadi gli arcieri coreani hanno vinto la medaglia d'oro in tutti e 5 gli eventi, oltre ad aver dominato ogni singola edizione olimpica dagli anni 80 in poi. Ma questa reputazione come grandi arcieri esiste da ben più tempo ed è di fatto più antica della Corea stessa. Prima ancora che si formasse la prima nazione coreana, gli antichi cinesi si riferivano agli abitanti delle terre che sarebbero poi diventate la Corea come Tongyi, letteralmente i grandi arcieri dell'est, o il popolo orientale coi grandi archi. La dedizione al tiro con l'arco ha permesso al popolo coreano di sopravvivere sia a bestie feroci che a innumerevoli invasioni straniere, come per esempio nel 1232, quando durante la battaglia di Choin, nel corso delle invasioni mongole, una singola freccia scagliata da un monaco coreano uccise il generale mongolo, costringendo il loro esercito a ritirarsi e ponendo fine alla guerra. Anche in tempi di pace, soprattutto durante la dinastia Joseon, la pratica del tiro con l'arco veniva tenuta in vita non solo da soldati e cacciatori, ma anche da membri della nobiltà. In particolare, un gruppo chiamato Hanyang. Questi tiravano per piacere e per coltivare la propria virtù, in quanto tirare con l'arco permetteva di rimanere umili. Si dice infatti che la freccia che hai scagliato non ti mentirà mai. Sia il punto che colpisce, sia come ci arriva, sono il risultato diretto del tuo tiro. Non avendo nessuno da biasimare se non te stesso, sei costretto, se vuoi migliorare, a essere onesto. Questo lavoro di introspezione è il modo per controllare se stessi internamente, diventando allo stesso tempo arcieri migliori. Da sempre quindi il tiro con l'arco è stato di vitale importanza per i coreani, dapprima come strumento di caccia, poi di guerra, ed infine come simbolo di nobiltà e mezzo per coltivare le proprie virtù. Ma quindi, com'è possibile per un arco fatto solo di materiali naturali tirare con precisione a 145 metri? Il segreto sta nella composizione dell'arco. Di base un arco può essere considerato una molla. I flettenti dell'arco si piegano, immagazzinano energia e al momento del rilascio tornano alla loro posizione originale, trasferendo l'energia alla freccia tramite la corda. Il modo più semplice per costruirne uno è creare un cosiddetto arco monolitico, ovvero ricavato da un unico pezzo di legno. Dopo aver selezionato del legno adeguato, si ricava una forma che si pieghi in modo corretto. Ci si attacca una corda e l'arco è pronto all'uso. Gli archi monolitici sono generalmente divisi in due categorie: archi corti e archi lunghi. Gli archi corti possono essere tesi molto poco prima di spezzarsi, ma richiedono doghe di legno più corte. Per questo motivo sono popolari tra i popoli indigeni che risiedono in zone dove è difficile procurarsi doghe lunghe. Li usano principalmente per cacciare animali come i cervi, per i quali archi del genere producono forza a sufficienza. Il secondo tipo di arco monolitico è l'arco lungo, reso celebre in Occidente dagli arcieri inglesi e gallesi medievali. Rispetto a un arco corto può essere teso molto di più senza correre il rischio che si spezzi, immagazzinando quindi molta più energia e rendendolo più adatto per la guerra. Questo tipo di arco era usato anche in Corea col nome di Tansungung, arco semplice, ma per quanto possa essere leggendario, la sua gittata è comunque limitata e non è adatto al tiro di precisione a lunga distanza. Come si fa quindi ad aumentare sia la potenza che la gittata di un arco, riducendone allo stesso tempo le dimensioni per renderlo più maneggevole a cavallo, nelle foreste e nei castelli? La soluzione è costruire un arco composito. L'arco composito, o Gakgung in coreano, è una costruzione fatta a strati. Ha un'anima centrale in legno, la schiena dell'arco è fatta in tendine bovino, un materiale che sopporta la tensione meglio del legno, e la pancia invece è fatta in corno di bufalo, un materiale che resiste molto bene alla compressione. Il tutto è tenuto assieme da colla di pesce e ricurvato verso l'esterno, in modo che l'arco, nel suo voler tornare alla posizione iniziale quando teso, lo faccia con ancora più violenza, aumentando moltissimo la velocità e la potenza con cui scaglia la freccia. In aggiunta a tutto ciò, per rendere più facile tendere l'arco, viene aggiunta una sezione chiamata goja,
un puntale rigido che fa pressione sui flettenti come una leva. Questo diminuisce lo sforzo percepito dall'arciere, permettendogli di tirare con più facilità un arco molto potente. Per la disciplina del Gukgung praticata oggigiorno esistono due tipi di archi utilizzabili. Il primo è proprio il Gakgung, una versione ottimizzata per il tiro a lunga distanza dell'arco composito in legno, tendine e corno usato nell'antichità. Il secondo è il Keryanggung, un arco composito dall'aspetto molto simile, ma realizzato in materiali sintetici moderni, sostituendo tendine e corno con carbonio e vetroresina. Questi ultimi sono molto più economici e non richiedono molta manutenzione, ma non possono essere usati per le gare di più alto livello. Come avrete capito, costruire un arco composito naturale è molto più difficile e dispendioso di costruire un arco monolitico, tanto che durante la dinastia Joseon si diceva che un arco ben fatto potesse costare tanto quanto una casa dal tetto di tegole, simbolo all'epoca di grande ricchezza. Come è stato possibile quindi mantenere in vita la tradizione di costruire archi così costosi anche dopo essere stati sostituiti del tutto nella caccia e in guerra dai fucili? Il motivo è dovuto in gran parte al sistema di patrimoni culturali intangibili coreani. Questo è un sistema implementato negli anni 60 dalla Corea del Sud per assicurarsi che gli elementi più rappresentativi della loro cultura sopravvivessero al passare degli anni. Ogni elemento culturale ritenuto degno di essere preservato è stato designato dal governo coreano, tra cui il Gungshijang, cioè la realizzazione di arco composito naturale e frecce in bambù secondo il metodo tradizionale. Gli artigiani che tengono in vita questa tradizione e la tramandano alle generazioni future sono designati come tesori nazionali viventi e ricevono uno stipendio dal governo per permettere loro di concentrarsi sulla propria arte. Questo consente agli artigiani di dedicarsi interamente alla costruzione di archi tradizionali, a differenza di chi, in altre nazioni, è spesso costretto a farlo solo per passione nel tempo libero. Per questo motivo, un arco composito coreano costa anche 6 volte meno di un arco composito realizzato da un altro artigiano, permettendo a molte più persone di potersene permettere uno. Ma vi chiederete, come mai tirare proprio a 145 metri? Storicamente in Corea esistevano molti tipi di allenamenti e tiri diversi, ognuno praticato con un tipo di freccia specifica. Ma il tiro prediletto dal gruppo di nobili Hanryang, praticato come uno sport, era il tiro della Yuyopjeon, cioè la freccia a foglia, una freccia molto leggera fatta per raggiungere senza fatica lunghe distanze. Questo è lo stesso tipo di tiro che si è evoluto nella disciplina del Gukgung praticata ai giorni d'oggi. Il tiro funziona così. Si tira con un arco tradizionale composito, in materiale sintetico o naturale, con frecce in carbonio o in bambù a seconda dell'arco. Il bersaglio a cui si tira è rettangolare ed è alto 2,66 m e largo 2 metri. Colpire una qualsiasi parte del bersaglio vale un punto, mancarlo vale 0 punti. La corda dell'arco viene tesa con il pollice, che è protetto da un anello realizzato in materiale rigido, tendenzialmente metallo, corno o legno. Esistono due tipi di anelli, l'anello femmina, Hamkakji, e l'anello maschio, Sukkakji. In Corea non esiste una singola tecnica di tiro standardizzata. Ogni regione, città o campo ha un suo stile specifico e, anche all'interno dello stesso campo, ogni arciere deve trovare, tramite lo studio del proprio tiro, lo stile più adeguato a se stesso e al proprio corpo. La tecnica e lo stile individuale di un arciere si chiama Gungche, letteralmente corpo dell'arco. Durante l'allenamento si tira a gruppi, un gruppo di arcieri per bersaglio, mai contemporaneamente, e l'ordine di tiro va da sinistra a destra, una freccia alla volta. Per ogni set si tirano 5 frecce. Alla fine dei 5 tiri ci si inchina al bersaglio e ci si congratula a vicenda. Colpire il bersaglio con ogni freccia di un set si chiama fare molgi, mentre sbagliare tutti e 5 colpi viene ironicamente chiamato tangmolgi, cioè fare molghi sul terreno. Dopo 2 o 3 set di tiri, quando sono finite le frecce, si suona una campana per segnalare il recupero. Una volta tornati in posizione, si ricomincia così fino a fine allenamento. Vi parlo per esperienza quando dico che in Italia, dove si praticano principalmente forme occidentali di tiro con l'arco, non è affatto facile trovare un campo lungo a sufficienza per tirare a 145 metri. Solitamente il massimo che siete assicurati di trovare è 70 metri, la distanza a cui si tira con l'arco olimpico. Come si può quindi praticare l'arciera coreana in Italia, magari anche partecipando a qualche gara? Prima di tutto bisogna tornare un attimo alla distinzione tra arco composito naturale e sintetico.
Gli archi compositi naturali, per quanto siano sicuramente la scelta più tradizionale, non li posso consigliare a chi risiede al di fuori della Corea. Oltre che essere più difficili da ottenere, richiedono una manutenzione specifica molto delicata, ed è comune per un principiante romperne un paio prima di capire come gestirli. Senza l'aiuto diretto di un esperto e senza poter portare l'arco a riparare in caso di necessità, non me la sento di consigliarli. Gli archi compositi in materiale moderno, invece, oltre ad essere molto più economici, li trovate solitamente tra i 200 e i 300 euro, sono estremamente resistenti, non sono sensibili all'umidità e non richiedono alcuna manutenzione specifica. Per molte federazioni arcieristiche italiane, però, questo tipo di arco non è previsto da alcuna parte nei regolamenti. I motivi sono due. Il primo è dovuto alla tensione dell'arco stessa. La presa con il pollice, detta presa orientale, non è ancora molto conosciuta in Italia, e molte persone che non l'hanno mai vista o provata la guardano in modo sospetto e ingiustamente la considerano poco sicura, il che non è affatto vero. Il secondo motivo è la costruzione dell'arco. Alcune federazioni infatti permettono la presa col pollice, ma solo a patto che l'arco sia composto interamente in materiale naturale, il che per la maggior parte delle persone è impossibile da ottenere. Esistono però federazioni che stanno aggiornando i loro regolamenti, permettendo finalmente anche a chi pratica una forma di tiro con l'arco asiatico di partecipare a gare ed eventi. Personalmente sono iscritto alla FIDASC, acronimo di Federazione Italiana Discipline Armi Sportive e Cinofilia Sportiva. In FIDASC si pratica il tiro di campagna 3D, che consiste prevalentemente nel tirare a bersagli tridimensionali a forma di animale nel bosco. Ogni bersaglio è a una distanza non dichiarata e può trovarsi a varie inclinazioni, in cima a una salita, in fondo a una fossa o a volte anche con ostacoli in mezzo. È un tipo di tiro che si presta benissimo allo studio delle tecniche coreane usate per la caccia e la guerra, dove ogni tiro poteva essere a una distanza e inclinazione variabile ed era quindi fondamentale la flessibilità. Se non avete accesso a un campo affiliato a FIDASC o un'altra federazione che permetta il tiro con arco asiatico, ci sono comunque metodi per allenarsi anche in campi di tiro diversi, o anche solo in un appezzamento di terra personale, che vi permetteranno di prepararvi anche a competizioni internazionali. Ma questo è l'argomento per un altro video. Io mi chiamo Marco, parlo il coreano e pratico il Gukgung da 4 anni. Se volete scoprire di più su questa meravigliosa disciplina, ancora largamente sconosciuta nel nostro bel paese, seguitemi per spiegazioni, tutorial e consigli pratici per chi risiede in Italia. E se avete qualunque domanda, fatemelo sapere nei commenti. 안녕히 계십시오.